In questa rubrica di analisi abbiamo portato dei campioni di questo sport, però purtroppo ancora soltanto del mondo maschile. Ecco, era giunto il momento di portare una donna, e chi se non la divina, ovvero Federica Pellegrini. Infatti in questo video andremo ad analizzare la tecnica della nuotatrice italiana più iconica a livello internazionale. Federica Pellegrini possiamo dire che è stata un idolo per tutti, una vera leggenda di questo sport, che esordisce alla ribalta mondiale a soli 16 anni, conquistando una medaglia di argento alle Olimpiadi di Atene 2004. Da lì i suoi successi non si sono mai più fermati, portandola al successo finalmente olimpico nell'Olimpiade successiva, quella di Pechino 2008, nella gara dei 200 metri stile libero. Ha raggiunto poi quello che è anche stato il suo culmine con il record del mondo proprio su questa gara nella bellissima Roma 2009, dove sostanzialmente era un po' la regina di casa e ha regalato un'incredibile emozione a tutto il mondo dello sport italiano. Quindi entriamo nel vivo di questo video andando ad analizzare la sua tecnica di nuotata, sfruttando proprio il video della sua gara di Roma 2009, dove con il tempo di 1:52:98 fece il record del mondo in questa distanza. Ok, eccoci qua, ecco il video ufficiale della gara che andremo ad analizzare. Come vediamo, le nuotatrici in questione hanno i costumoni che poi negli anni successivi, proprio dopo il 2009, sono stati banditi dalla Federazione Internazionale. Andiamo a capire effettivamente qual è il segreto della nuotata di Federica Pellegrini, chiaramente da una visione in primis subacquea, dove possiamo riuscire a carpire alcune informazioni veramente importanti, partendo proprio da questa angolatura. Qua siamo al termine del primo 50 metri, dove Federica non figura ancora tra le prime tre, diciamo, che passano la virata, però andiamo ad analizzare la sua nuotata. Facciamolo prima sfruttando la registrazione a velocità naturale e poi ci soffermiamo su alcuni aspetti. Ecco, l'elemento che si può notare in maniera evidente è proprio quello coordinativo. Che cosa intendo? Federica utilizza una coordinazione braccia-gambe un po' insolita, quantomeno rispetto anche ai 200 stile liberisti che abbiamo analizzato, in questo caso magari maschili, ovvero Michael Phelps ma anche David Popovici, e appunto sfrutta una coordinazione 2-4, non sempre utilizzata proprio per affrontare una gara effettivamente così veloce come possono essere 200 stile libero. Di che cosa si compone questa coordinazione 2-4? Sostanzialmente all'interno di un ciclo di bracciata, quindi composto da la bracciata con il braccio destro e la bracciata con il braccio sinistro, lei inserisce 4 colpi, quindi 1, 2, 3 e 4, e poi sostanzialmente c'è una sorta di pausa, una pausa che va a coincidere con il momento di respirazione, dove addirittura le sue gambe vanno ad incrociarsi. Ecco, questo è l'aspetto che mi ha colpito maggiormente del suo modo di nuotare, che sicuramente non è caratterizzato da un'efficienza di gambata continua, a differenza magari da quello che possiamo vedere anche nei confronti delle sue avversarie. Al di là di questo aspetto prevalentemente coordinativo, possiamo in realtà notare come ha una sensibilità pazzesca sulle braccia. Infatti, se andiamo a notare in questo caso il braccio destro, vediamo che al momento in cui va ad entrare, e quindi corrisponde al momento in cui la gambata sinistra effettua il colpo, lei esegue una presa
veramente molto efficace. Come possiamo infatti vedere, c'è una vera e propria verticalizzazione della mano e dell'avambraccio che sostanzialmente vanno a puntare verso il basso, mentre il gomito rimane perfettamente immobile. Solo e soltanto quando la sua mano ha raggiunto un certo grado di verticalità, allora il suo braccio vero e proprio inizierà la trazione, quindi si inizierà a muovere per andare verso il dietro. Questa è una caratteristica veramente importante dei nuotatori di qualità, che è veramente imprescindibile se logicamente si vuole competere a certi livelli. Da questo video in realtà vediamo prevalentemente soltanto il braccio destro, mentre il sinistro è un po' coperto chiaramente dall'inquadratura. Infatti sfruttiamo in realtà un altro video, che è il video della sua medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino, quindi dell'anno precedente, dove, se chiaramente mandando avanti il video, possiamo notare come il suo braccio sinistro, qui abbiamo solo qualche fotogramma da analizzare ma ce la facciamo, anche il suo braccio sinistro esegue una presa veramente molto efficace, quindi una verticalizzazione di mano e avambraccio fatta sul gomito, dove il gomito fa da perno, rimane immobile in tutto questo, e poi successivamente, solo e soltanto quando ho raggiunto un certo grado di verticalizzazione, allora va a muoversi verso il dietro, inizia anche il braccio a sfruttare quella che è la forza per spostare l'acqua indietro. In realtà anche il concetto di spostare l'acqua indietro non è propriamente vero, in realtà siamo noi che ci aggrappiamo sostanzialmente all'acqua, che deve essere vista un po' più solida che liquida, e il nostro corpo, diciamo, va in avanti. Un altro piccolo aspetto che voglio far notare, lo possiamo vedere già anche da questo video, è la sua posizione della testa. Infatti Federica è anche famosa proprio perché ha una nuotata dove la sua testa rimane molto alta, che tendenzialmente non è un aspetto biomeccanico che viene consigliato, proprio perché rischia di far molto più attrito rispetto a una posizione di una testa neutrale, oltre che compromettere quello che è il bilanciamento. Nel suo caso non è così, o meglio, non va minimamente a incidere quello che è il suo bilanciamento, visto che comunque sia ha un grandissimo galleggiamento che quindi gli permette anche alle gambe di rimanere in posizione sollevata, e però il movimento della testa chiaramente è un po' borderline, però ne ha fatto un po' anche il suo marchio di fabbrica, lo vediamo bene anche da questo video frontale. Un altro aspetto molto curioso della nuotata di Federica, che non rispetta pienamente quelli che sono i canoni della nuotata classica, anche se effettivamente dei canoni precisi in realtà non ci sono, quantomeno non ci dovrebbero essere, è quello in merito anche al recupero di bracciata. Infatti, analizzando proprio il recupero delle sue braccia, quindi nella fase esterna, nelle fasi non propulsive della sua bracciata, si può notare che sfrutta quello che è un recupero un po' più orizzontale rispetto ai canoni spesso descritti come recupero a gomito alto. Infatti, come vediamo, il suo gomito è sì alto, ma la sua mano rimane orizzontale rispetto al gomito stesso, mentre quello che spesso possiamo vedere in realtà, questo come vi ho detto lo vediamo anche sul braccio destro, spesso in realtà che cosa verrebbe consigliato, solitamente il canone che viene descritto è un recupero dove la mano, sfruttando quello che è il rollio maggiore delle spalle, fa una sorta di angolo molto più chiuso, dove il gomito si trova più in alto e la mano si trova molto più vicina rispetto alla spalla. Qua voglio fare una premessa importante. Analizzando la nuotata di Federica abbiamo visto che effettivamente rispetto a quelli che potrebbero essere i canoni ideali che spesso sentiamo dire e analizzare in giro, non ci si ritrova molto. Questo perché? Perché in primis la nuotata è personale. Diffidate da chi vi dice devi nuotare seguendo questo preciso modello. La nuotata deve cucirsi su misura per quelle che sono le nostre caratteristiche, per quelle che sono le nostre abilità, ma soprattutto anche rispetto a quelle che sono banalmente i nostri gradi di libertà articolari. Quello che posso essere in grado di fare io non potete essere in grado magari di farlo voi, perché banalmente avete una mobilità diversa, oppure prendendo come ad esempio Federica, anche in questo caso non possiamo puntare ad utilizzare la sua stessa tipologia di nuotata, perché sicuramente per noi può funzionare. Federica utilizza
e sfrutta la sua nuotata al meglio, lavorando principalmente sulla parte di bracciata, dove chiaramente ha un'incredibile sensibilità, e qua poi il suo dono principale, a discapito magari anche di un utilizzo delle gambe veramente continuo ed efficace, come abbiamo visto nei video precedenti. Però tutto questo va a compensare come ed in che modo? Andando a compensare principalmente con una frequenza di bracciata molto alta, che è anche questa la caratteristica e quindi anche un punto forte di Federica. E questo voglio descrivervelo anche chiaramente con quelli che sono i numeri. Ho trovato sul web un articolo inglese dove mette a confronto le prime 8 performer all time sui 200 stile libero femminili, tra cui chiaramente figura Federica Pellegrini, anche se appunto non ha più il record del mondo che recentemente è stato battuto dalla australiana giovanissima classe 2004 Molly O'Callaghan con il tempo di 1:52.8. Andando ad analizzare, magari mettendole in confronto, il numero di bracciate eseguite ogni 50 metri, possiamo notare come effettivamente Federica rispetto a Molly ha una frequenza di bracciata molto più alta, quindi esegue un maggior numero di bracciate all'interno della solita unità di misura, che in questo caso è una vasca da 50 metri. Possiamo vedere come Molly fa 29 bracciate il primo 50, mentre Federica ne fa 36, Molly ne fa 31 il primo 50, mentre Federica ne fa 38, il terzo 50 abbiamo un 32 contro 42 di Federica, mentre l'ultimo 50 36 contro 43. Ecco che da qua possiamo capire che Federica utilizza una frequenza di bracciata molto alta, che può essere anche paragonata alla frequenza di bracciata che ha Katie Ledecky, un fenomeno del mezzo fondo dai 400 in su, che spesso si è anche velocizzata andando a gareggiare, a competere sui 200 metri stile libero, dove effettivamente il numero di bracciate è molto più simile a lei, nonostante sia una fondista e utilizzi veramente un bassissimo apporto di gambe. Infatti siamo a 36 sul 38, 38 a 41, 42 42, 43 45. Ecco, tutto questo per dire che cosa? Che chiaramente in questo caso, per controbilanciare quello che è magari un apporto di gambe incostante, che magari però nel caso di Federica è sicuramente proficuo, deve essere chiaramente bilanciato a livello coordinativo con un'alta frequenza, altrimenti logicamente andremo un po' in conflitto. Il marchio di fabbrica di Federica è sempre stato la sua incredibile gestione tattica del 200 ma anche del 400. Infatti voglio andare a fare una piccola postilla anche in merito a questo, visto che magari dall'altra parte ci sono un sacco di nuotatori master o anche agonisti o anche magari persone che si approcciano al mondo delle gare e senza conoscere effettivamente quelle che possono essere anche delle strategie tattiche molto molto importanti, soprattutto su sforzi in vasca di questo tipo. L'esempio più clamoroso è la gara di Budapest 2017. Qui si trattava del mondiale, dove effettivamente Federica partecipava come favorita, ma in realtà era già anche un po' su con l'età, e quindi c'erano un sacco di giovani rampanti che potevano sostanzialmente metterla in difficoltà, come Katie Ledecky, come Emma McKeon, e effettivamente, come possiamo vedere, lei rimane indietro per quasi tutta la gara, vira al terzo 50 dove sostanzialmente è oltre un secondo indietro rispetto all'avversarie, e poi conclude con un 50 favoloso a 28.8, quindi dando un secondo all'avversarie. Perdonatemi, utilizziamo magari anche quelli che sono i passaggi che sono riuscito a trovare. Ai 150 era circa 5-6 decimi dietro le avversarie, e poi l'ultimo 50 riesce a dargli oltre un secondo, vincendo logicamente la gara, diventando campionessa del mondo di nuovo dopo un sacco di anni. Questo per dire che cosa? Che la gestione tattica è importante. Federica ha sempre utilizzato una strategia tattica conservatrice. Che cosa vuol dire? Sfruttando anche le parole che ha utilizzato anche il suo allenatore, ormai ex, perché Federica ha smesso, Matteo Giunta. Il loro obiettivo è sempre stato quello di cercare di nuotare il primo 50 molto lungo, senza peccare, senza esagerare con la parte di frequenza che magari poteva andare a aumentare troppo quella che era la sua economia di nuotata. Il secondo 50 è sempre quello del controllo, dove non bisogna cercare di perdere troppo ritmo ma non bisogna esagerare, e il terzo 50 della fatica, dove effettivamente si inizia a provare fatica, quindi dobbiamo essere bravi a bilanciare bene le energie, soprattutto
soprattutto perché dobbiamo serbarci, in questo caso chiaramente di Federica, le energie per l'ultimo 50, che sfruttando anche quelle che sono le sue caratteristiche emotive, quindi una forte tenacia, un forte spirito competitivo, sfruttava appieno, concludendo al massimo della velocità, addirittura facendo un tempo inferiore ai 50 fatti precedentemente. Concludiamo quindi questo video un po' più tecnico del solito per questa grandissima nuotatrice, raccontandomi anche un piccolo episodio, un piccolo aneddoto nella quale ho avuto la fortuna di condividere il piano vasca con Federica ad una manifestazione di carattere nazionale dove ce l'avevo proprio accanto, avevamo le borse vicine. Forse da qualche parte riuscirò anche a trovare una foto che ci ritrae molto vicini, mi ricordo apparse su qualche giornale, non mi ricordo bene dove. Concludo dicendo nuovamente che la tecnica deve essere assolutamente personalizzata, deve essere adattata a quello che è il nostro modo di nuotare, quindi queste analisi sono molto informative ma non devono essere viste come devo nuotare come Tizio o Caio, proprio perché loro con questa tecnica di nuotata vanno forti. Pertanto il mio avviso e anche il mio invito è quello magari di farti analizzare, in questo caso magari anche da noi, per capire effettivamente se ci sono dei limiti dal punto di vista tecnico e coordinativo che potresti migliorare, e quindi eventualmente nel caso contattaci tramite il link in descrizione per magari capire come strutturare potenzialmente anche un percorso insieme ai coach di Swimprove. Io ti saluto, spero che questo video possa esserti piaciuto, lascia un bel mi piace, condividi magari con questo video, visto che effettivamente un po' sul panorama non ci sono altri video del genere, soprattutto anche su Federica. Iscriverti al canale per non perdertene altri, e anche per oggi è tutto.